Tra le persone che si avvicinano al mondo della salsa, molto spesso c'è la credenza che si tratti di un ballo che per quel che riguarda la dama si sviluppa in modo particolare con un focus su quelli che sono i movimenti del corpo, mentre per quel che riguarda il cavaliere con un'attenzione molto specifica invece su quelli che sono i passi, quindi l'uso delle gambe, dei piedi. Dirò, in realtà è un'idea che non è solo appartenente a chi si avvicina al mondo della salsa, ma è abbastanza diffusa anche tra quelli che sono già dei frequentatori. In realtà entrambi questi aspetti sono estremamente importanti sia per i cavalieri che per le dame. Il movimento del corpo, avere consapevolezza del proprio movimento del corpo, averne coscienza, è un qualcosa che apre delle opportunità interpretative importantissime, sia per i cavalieri che per le dame. Avere percezione di quelli che sono i movimenti di rotazione, di quelli che sono i movimenti di torsione, certamente anche quello che è l'uso delle gambe e tutta una serie di elementi tecnici fondamentali, no, per essere degli ottimi ballerini. Questa parola, ecco, consapevolezza, coscienza, sono delle parole fondamentali che devono rientrare in quello che è il buon dizionario del cavaliere che vuole ottenere degli ottimi risultati. Certamente un allenamento di qualità è fondamentale, non è l'unica cosa importante, ma è certamente fondamentale. Soprattutto quello che a me preme è che non si pensi che quelle che sono le regole, quindi ottenere consapevolezza di movimento, studiare il movimento, mi preme, ecco, che non si pensi che porti a una rigidità, a inquadrarsi all'interno di una cornice che non consente scappatoie, che tende a omologare il movimento e a renderci tutti uguali. No. Ognuno di noi è unico, lo dico sempre e non sono certamente io a dirlo, è un dato di fatto questo, non è un'opinione. Ognuno di noi è una persona unica e ognuno di noi utilizzerà quelle regole, quelle consapevolezze di movimento, quello studio, quell'allenamento di qualità per esprimersi al meglio e soprattutto per tirare fuori la propria unicità, quindi per adeguare quelle consapevolezze interpretative al proprio modo di essere, alla musica e alla situazione che si starà vivendo in quel momento. Oggi andiamo a vedere una sequenza che è composta da due parti basiche molto semplici. Uno è un cruzado e lo abbineremo a un normalissimo giro a destra. Giri peraltro che abbiamo già studiato, giri a destra completi nel video numero 7, quindi nel momento in cui tu volessi ripassare quelli che sono le dinamiche del giro completo a destra e le varie modalità di esecuzione, mi raccomando, vai a rivederti il video numero 7 del primo ciclo di Dance Mental Coaching. Ma come ho detto alcuni video fa, bando alle ciance, andiamo direttamente a ballare. Allora, andiamo a contare come se ballassimo sul tempo 1. E eseguiamo la sequenza per il cavaliere. Balleremo un basico in avanti, 1, 2, 3, entrando nel cruzado con la gamba destra al numero 5, quindi 5, 6, 7. Da qua andremo ad eseguire un giro verso destra e una piccola uscita che abbiamo già avuto modo di studiare nei nostri video. Ma tutto con il focus su quello che è il movimento del corpo, ovviamente sia per quel che riguarda il cavaliere sia per quel che riguarda la dama, ma partiamo dagli uomini. Contando sull'1, prima fondamenta della nostra casa, e cioè passo. 1, 2, 3. Andiamo a incrociare in avanti con la gamba destra appoggiando il peso al 5. Andiamo a eseguire un piccolo passo laterale nel numero 6 portando il peso sulla gamba sinistra e nel numero 7 nuovamente il peso sulla destra, sempre incrociando in avanti. Un piccolo particolare è rilevante: una volta che avete eseguito il passo base, i passi incrociati in avanti sono pieni, cioè appoggiate tutto il piede a terra. Quando al 6 eseguite il piccolo passo laterale,
si appoggia solo e esclusivamente l'avampiede. Perché questo? Perché esercitate pressione sul pavimento in maniera da spostarvi e ritornare col peso sulla gamba destra, tutto il piede appoggiato al numero 7. Un altro piccolo accorgimento, però molto importante: i passi sono piccoli e nel momento in cui vado a eseguirli devo avere le gambe leggermente piegate, sottolineo leggermente, 5, 6, 7, quindi non certamente un aspetto seduto del passo. Tutto questo viene accompagnato però da un movimento rotatorio della parte alta del busto. Attenzione, ho già parlato di questi movimenti, mi pare nel video 9 del primo ciclo di Dance Mental Coaching, mi raccomando andare a rivedere il video 9, dove abbiamo fatto una distinzione specifica tra i movimenti di torsione della parte alta del busto e i movimenti di rotazione. Questo movimento di rotazione non è un movimento delle spalle isolate, ok? L'una dall'altra intendo. Non si muove la spalla destra e poi la spalla sinistra. La sensazione è la seguente: è come se voi immaginate di avere un'asta, no? All'altezza delle scapole, che ve le tiene unite, e quel movimento che mi andate a fare rotatorio fa sì che nel momento in cui spingete con la parte destra si muova di conseguenza anche la parte sinistra. Altro elemento molto importante: le spalle schiacciano sempre verso il basso, quindi è importante che non ci sia sollevamento verso l'alto. Ora, appena andiamo a eseguire il corsado, parte il primo movimento che pronuncia verso l'alto la parte destra. Quindi avrò 5, 6, 7. Ora, nella sequenza, quello che vi chiedo di fare è di utilizzare il movimento delle braccia in fuori prima dell'esecuzione del giro a destra. Questo fa sì. Ci sono due ragioni per cui quello che vi chiedo è di andare a utilizzare durante l'esecuzione del corsado il movimento delle braccia in fuori, cavalieri. La prima è portare la persona a uscire un pochino dalla zona di comfort, da un punto di vista interpretativo. Ci sono persone che potrebbero sentire disagio, no? Nel portare in fuori le braccia, e non è quello che voglio, quindi certamente non voglio invitare le persone a forzarsi, no? A una situazione di disagio. A me non importa dove viene eseguito, è assolutamente legittimo, se non ci si sente, evitare di utilizzare questi movimenti un pochino più plateali in sala. Ma quello che vi invito a fare è: provate a creare intenzione dentro di voi quando magari nessuno vi vede. Provate a creare interpretazione, a sentire. Quel sollevamento delle braccia può avere 1.000.000 di significati, cerca il tuo. Per me, per esempio, in quel momento è quasi un ringraziamento, è quasi un invito a stare tutti insieme sulla musica. Può avere 1.000.000 di significati, ma quello che a me importa è che comunque la persona inizi a, in particolare i cavalieri, no? Che sono magari un pochino meno avvezzi all'uso delle braccia, ecco, che inizino a uscire dalla zona di comfort. E poi mi permetto di dire una cosa: quando un movimento non ha un'intenzione, passatemi il termine, di arroganza, un'intenzione sbruffona, diciamo così, ma quando il movimento viene eseguito per sé, con un'intenzione vera e un pochino più intima, non è mai fastidiosa, non dà mai la sensazione di essere ostentativa, no? O esagerata. Però questa sì è un'opinione, no? È un mio modo di interpretare. C'è poi un secondo aspetto per cui vi chiedo di fare questo movimento, che è quello, diciamo, più da coach, che è un aspetto tecnico. Laddove io vi sto chiedendo di andare a utilizzare questo tipo di movimento rotatorio con le spalle che spingono verso il basso, e dove vi chiedo di porre l'attenzione, andate a rivedere il video 9 perché lì questi movimenti li ho spiegati molto bene, mi permetto di dirmelo da sola. Quello che vi raccomando è di utilizzare il movimento
andando ad accompagnare con il movimento esterno delle braccia, perché questo implica da un punto di vista muscolare un'azione leggermente diversa. Quindi l'obiettivo è certamente quello più interpretativo, mentale, la parte mental di Dance Mental Coaching. La seconda ragione è più la parte coaching di Dance Mental Coaching, dove quello che ti sto chiedendo è, ok, allena i tuoi muscoli in maniera tale che riescano a essere sciolti indipendentemente dall'uso delle braccia. Ok? Quindi sia nel momento in cui chiamerai le tue braccia vicino a te, sia nel momento in cui deciderai di utilizzare invece il movimento dell'avambraccio in fuori. Bene, andiamo avanti e qua andiamo a eseguire subito dopo il crossado il giro verso destra. 5, 6, 7, nel numero 1 il cavaliere avanza con la propria gamba sinistra, 1, e ricorderete bene, come abbiamo visto nel video numero 7, che la torsione del busto va dalla parte opposta rispetto alla direzione di giro, il che significa che il mio busto entro con il passo in avanti di sinistra, la torsione del busto è verso sinistra poiché l'esecuzione del giro sarà verso destra. 2. Nel numero 3 arrivo frontalmente. Al 5 abbiniamo il passo che abbiamo già visto in video precedenti, quindi allungamento nel 5, chiamo il piede al numero 6 mantenendo il peso sulla sinistra e portandomi frontale col busto, al numero 7 appoggio il peso sulla gamba destra, rientro nel mio passo base. Lo andiamo a eseguire ancora una volta. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Andiamo a farlo immediatamente sull'1 anche per le dame, ok? Parleremo del 2 poi dopo. Per quel che riguarda la dama, quindi eseguiamo un basico completo. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ecco, sia anche il cavaliere, no, volendo, alla fine del basico può fare un piccolo piegamento. Per quel che riguarda la dama, se decide di farlo, avvicina per bene la gamba sinistra e mantiene le ginocchia quasi attaccate, ok? Quindi 5, 6, 7, entra nel crossado. Da un punto di vista della tipologia di passo vale tutto ciò che ho detto per il cavaliere. Passo pieno, all'1 di destra, al 2 avampiede, al 3 passo pieno. Anche per noi, gambe leggermente piegate, in fuori le braccia, movimento rotatorio della parte alta del busto, video 9. Tutta quella tecnica me la vai a recuperare perché è fondamentalissima, ok? Quindi 5, 6, 7, avvicini, entri in fuori con le braccia, rotazione della parte alta del busto. Ricordati, le spalle schiacciano verso il basso. 1, 2, 3. Da questa posizione entriamo nel giro a destra, anche per voi dame, video 7 per il giro completo verso destra. 5, dove va la torsione in ingresso? Se il giro è a destra, la torsione del busto va a sinistra. 5, ma Daria, perché resti su questi dettagli? Basta. No, basta, perché se no mi fai così, 5, 6, 7. Dove sta la differenza tua? La tua differenza sta qua. Mi fai 5, 6, 6, perché diventi più rapida, perché ti metti più in gioco, perché impari a utilizzare corpo e perno e perché soprattutto da un punto di vista meccanico l'ingresso del giro è guidato dalla torsione della parte alta del busto, dall'input, no? Che mi dà quella torsione. Se volete, il braccio destro allunga avanti, quindi dopo aver fatto cia, 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 sull'1, 2, 3 mi balli 5, giri a destra al 6, 7, 5, richiama le braccia, 7 se vuoi, mani ai fianchi, non è obbligatorio, no? 5, 6, 7, oh, 5, 6, già nel 6, non all'ultimo momento, abbassi, mani ai fianchi. A me piace usare il dorso della mano vicino ai fianchi e tenere i gomiti in avanti. È una regola? No. Ma a me piace. 7. Eseguo il passo. 1,
torsione del busto verso la vostra destra, 1, 2, richiami, frontale, 3, appoggio il peso sulla gamba destra, ricordati, te ne ho già parlato in altri video, scarica sempre il peso del busto sulla gamba quando hai tutto il piede a terra, recupera il basico avanti, 5, 6, 7, rifacciamo, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, rientro in basico avanti, 5, 6, 7. Adesso contiamo come se ballassimo sul tempo 2. Qua c'è un piccolo accorgimento. Avete notato, no? Che ballando contando come se ballassimo sull'1, il cruzado parte dopo la mezza base avanti. Ricordate, per voi amanti del ballo sul 2. Se contate con quella modalità, il mio consiglio è fate entrare il passo dopo aver eseguito il basico indietro e non in avanti. Per il cavaliere il conteggio diventa 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, recuperi il basico indietro, 6, 7, 1. Se vogliamo usare il movimento dell'avambraccio in fuori, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1. Per le dame, anche per noi ovviamente, se decidiamo di ballarlo, di contarlo come se ballassimo sul 2, ovviamente facciamo entrare il crossato dopo aver eseguito il basico indietro. 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, mi incroci il passo davanti con la gamba, come vedi, con la sinistra, e mi riparti col basico indietro di destra. 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1. Bene, spero che questa breve sequenza ti sia piaciuta e sono certa che con un allenamento di qualità sarà utile. Mi raccomando, ricordati, io sono contentissima quando mi scrivete nei commenti, sono disponibilissima e mi fa molto piacere se ci sono eventuali dubbi o domande che volete farmi. Vi aspetto al prossimo video e ricordatevi, iscrivetevi qua, Dance Mental Coaching. Ciao!